Ciao a tutti e a tutte, spero stiate bene e grazie per aver aperto questo video. Il nostro viaggio oggi ci porta in un paese nordico molto particolare. Lo avrete già visto dal titolo, quindi non è più una sorpresa, ci troviamo in Estonia. Prima di cominciare con il video vi do 5 curiosità interessanti su questo paese. Numero 1, c'è il wifi dappertutto, anche nei boschi, nelle spiagge, quasi tutto il paese è interamente coperto dal wifi. Numero 2, l'estone è una lingua propria, diversa dalle altre lingue, imparentata un pochino con il finlandese, ma completamente differente dagli altri paesi vicini come Lettonia e Lituania. Vi lascio semmai qualche scritta in estone per capire un po' come è fatta la lingua. Numero 3, Skype, quindi la piattaforma di video call molto conosciuta, è stata sviluppata da ingegneri estoni. Numero 4, la capitale Tallinn dal XIII secolo è stata sotto il dominio danese, tedesco, svedese e russo ed è una città fortificata, nel senso che ognuno di questi periodi ha lasciato comunque degli strascichi nella città e ancora vengono conservate le mura del tempo. Appunto riguardo a questo, il centro storico di Tallinn dal 97 è patrimonio mondiale dell'UNESCO per la sua struttura medievale rimasta intatta, caratterizzata da tetti rossi, strade ciottolate, torri di guardia e mura difensive. La nostra visita a Tallinn è stata una visita in giornata. Siamo partiti dal porto di Helsinki in Finlandia con una nave molto grande che trasportava anche macchine e camion. Una volta arrivati a Tallinn abbiamo subito visto che faceva un freddo cane, tirava molto vento e questa era la mia situazione dopo 2 minuti che eravamo sbarcati dalla nave. Appena sbarcati a Tallinn ho subito deciso di suonare qualcosa e ho suonato il silenzio militare. Dopo aver suonato siamo subito andati verso il centro storico e ci siamo accorti che la città era molto pulita, molto ordinata anche e anche molto tranquilla. Siamo poi andati, come detto, verso il centro. Prima di arrivare abbiamo visitato una chiesa, la chiesa di Sant Olaf, molto alta, nel XIII secolo è stata costruita e nel 1600 è stato l'edificio più alto al mondo grazie alla sua guglia che raggiungeva i 159 metri. Essendo così alta è stata anche un punto di riferimento importante per i navigatori. Abbiamo prima visitato la chiesa per poi salire sul campanile. La scala per salire sul campanile è stata abbastanza tosta da fare perché era molto stretta. Io avevo anche la mia tromba in spalla e quindi quando si incontrava gente che doveva scendere era un po' un casino riuscire a organizzarsi per passare. Una volta arrivati sul campanile tirava anche lì un vento pazzesco, si vedeva benissimo la città, soprattutto la parte portuale, ovviamente si vedeva il mare e proprio grazie alla sua altezza era utilizzata anche dai servizi segreti russi durante il periodo sovietico come punto di osservazione. Dopo aver rischiato di fare un volo scendendo per la scaletta di legno dal campanile fino alla strada, abbiamo incontrato un gabbiano e quindi c'è stato anche questo incontro un po' particolare con questo gabbiano che all'inizio sembrava essere nostro amico, poi però una volta che ci siamo avvicinati è volato via, purtroppo. A quel punto avevamo fame, siamo andati a mangiare in questo ristorante tipico estone. La mia ragazza ha preso una zuppa di salmone e io ho preso una specie di panettone uscito male, comunque era diciamo un pane vuoto dentro con una zuppa di cipolle e verdure e un po' di carne. Essendo una piazza del centro storico era anche quella caratterizzata da tutte queste casette bianche con i tetti colorati, molto belle. Lì vicino c'era anche un bar, ci siamo fermati a prendere un caffè e una fetta di torta, un bellissimo barettino allestito in una maniera molto bella con quadretti sui muri, dipinti, belle scritte, è stato bello, una bella oretta ci siamo stati lì a rilassarci. Bravo! Sono stato poi finalmente a suonare ancora, sono andato su un balconcino della città alta
Sono andato su un balconcino della parte alta della città, purtroppo ha iniziato a piovere un attimo prima che iniziasse a suonare, però era l'unica cosa che potevo fare, anche perché nel centro storico c'erano delle restrizioni in cui non si poteva suonare per gli artisti di strada, era un po' un problema. Purtroppo non c'era molta gente, anzi c'era davvero poca gente, nella parte sotto c'era qualcuno che mi guardava, mi ha applaudito, però davvero poca gente e non sono neanche riuscito a filmare le reazioni. La prossima volta proverò a filmare le reazioni. Dopo poco il tempo è ritornato bello e abbiamo visitato questa chiesa ortodossa. Purtroppo non si poteva fare foto all'interno, comunque vista da fuori era forse più bella che vista da dentro. Siccome il collegamento Tallinn-Helsinki è solo di 3 volte al giorno, il traghetto che avremmo preso noi era alle 7 del pomeriggio e ora delle 5 era ora di iniziare a metterci in moto. Abbiamo visitato il mercato di Tallinn e siamo poi andati al porto ancora per imbarcarci e ritornare a Helsinki. Saliti sulla nave, una volta che ci siamo seduti, ovviamente ho notato c'era un pianoforte bianco a coda e l'ho suonato. Ho suonato Preludio in Do maggiore del clavicembalo ben temperato di Bach, un pezzo abbastanza facile e molto famoso. Bene, il nostro viaggio di oggi è giunto al termine. Tallinn per me è stata una città bellissima da visitare nel suo stile così antico e medievale, molto bella, la gente gentile, città tranquilla, non così rumorosa, mi è davvero piaciuta molto. La sua storia mi ha affascinato tantissimo e nonostante non fossi riuscito a suonare come e quanto avrei voluto, mi è piaciuto comunque molto poterla visitare. Quando ero sulla nave sono poi uscito sul ponte, avrei voluto suonare qualcosa anche lì, però tirava davvero un sacco di vento ed è stato bellissimo perché c'era il sole che stava tramontando in quel momento. Una volta arrivati a Helsinki abbiamo salutato la nostra nave Finlandia, ormai era sera, abbiamo quindi preso il tram fino alla stazione centrale e poi ci siamo diretti a casa. Vi ringrazio quindi a tutti per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Se doveste avere qualche consiglio per favore scrivetemelo nei commenti, tutto è più che ben accetto. Vi ringrazio ancora quindi per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video tra qualche giorno, girato su una piccola isoletta, questa volta al caldo, non più al freddo, quindi ci siamo spostati molto più a sud. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!